Pragmata è una delle esperienze videoludiche più significative che abbia avuto negli ultimi anni e certamente la più importante di questo 2026. Metto già le mani avanti, questo video non è una recensione, bensì uno spunto di riflessione. Non reputo sia mio dovere fare recensioni, non sono un critico, bensì un designer. Se volete una recensione allineata con il mio pensiero, vi consiglio caldamente il video di Dadobax che trovate in descrizione. Ultima premessa prima di cominciare. Per ovvi motivi il seguente video contiene spoiler, di conseguenza, se state ancora giocando il gioco o avete intenzione di giocarlo, vi consiglio di tornare quando avrete terminato il gioco. Pragmata, sin dall'inizio, mette un elemento fondamentale al centro della sua narrativa, il rapporto padre e figlia, mettendo in mostra Hugh e Diana. Il titolo pone grande enfasi sulle dinamiche tra i due personaggi, raccontando un percorso chiave nella vita di un genitore, partendo da una fase di incomprensione, nella quale Diana non comprende appieno Hugh e in particolare i modi di fare dagli esseri umani, e Hugh stesso fatica a trovare i metodi migliori per comunicare con Diana. Proseguendo, i due personaggi iniziano gradualmente a comprendersi l'un l'altro. Diana impara molto sulle relazioni umane e Hugh sembra aver appreso il metodo migliore per comunicare con Diana. È proprio da questo rapporto che nascono le riflessioni più interessanti del titolo. Il tema più immediato, quello più in superficie, riguarda la figura del genitore. Pragmata vuole parlare a tutte le figure paterne, passate, presenti e future. Vuole spronare a riflettere sul percorso dell'essere genitori, mostrando le incomprensioni, le fragilità e le preoccupazioni intrinseche alle relazioni tra genitori e figli. Hugh impara a comprendere Diana perché le dedica tempo e attenzioni. All'inizio della storia, Hugh ha bisogno di Diana per sopravvivere. Non viene presentata come personaggio egoista, ma da un primo impatto vede Diana come un aiuto per completare la propria missione e fuggire dalla Luna. In poco tempo, però, Hugh si affeziona a Diana, proprio come se fosse sua figlia. Parlando ed interagendo con Diana, Hugh ne resta profondamente colpita e nota in lei molteplici comportamenti che si rifanno a come era lui da piccolo, specialmente considerando che Hugh stesso sia stato adottato. Hugh impara ad amare Diana proprio come una figlia perché impara a comprenderla, le dedica tempo e attenzioni. Diana allo stesso tempo si affeziona a Hugh ed impara a comprendere certi modi di fare prettamente umani e a lei sconosciuti, vedendo Hugh come figura paterna. Il rapporto padre-figlia mostrato in Pragmata vuole comunicare con tutti per ricordarci l'importanza dell'essere genitori, parlando direttamente a chi è genitore e a chi lo sarà. Ci saranno momenti di incomprensione, momenti di fragilità, ma anche momenti di spensieratezza e momenti di gioia. Alla fine del titolo, Hugh è così affezionato a Diana da arrivare al punto di sacrificare la sua vita per permettere alla piccola di andare sulla Terra e iniziare una nuova vita, una vita nella quale non debba seguire uno scopo. Qui entriamo in un campo molto delicato, oggetto di molte discussioni specialmente oggi. Diana è un androide, una pragmata per esattezza. Questi androidi presentano una caratteristica insolita. Sono in grado di provare emozioni umane, ma in una maniera diversa, almeno stando a quanto descritto da Diana. La pragmata infatti dice di assegnare ad ogni emozione un valore numerico, al quale è associata poi una reazione. Diana è posta su una linea sottilissima che fa da confine tra capacità di processare le emozioni come gli umani e la pura imitazione artificiale di quest'ultime. La pragmata apprende dai comportamenti umani, permettendole di replicare questi comportamenti in base al contesto e all'esperienza. Più impara, più accurata sarà la risposta emotiva. Diana può provare emozioni quali felicità o tristezza in contesti legati al suo essere un'intelligenza artificiale. La pragmata stessa ammette più volte di provare felicità nel momento in cui le viene detto o fatto notare di essere stata utile, collegandosi ad uno degli elementi chiave delle intelligenze artificiali: servire uno scopo. Infatti, quando ci si avvicina alle fasi finali del gioco e si inizia a rivelare la storia dietro il dottor Higgins e gli eventi principali, Diana inizia a provare tristezza e quest'ultima è connessa al suo sentirsi inutile, poiché ha realizzato di aver fallito nel raggiungere lo scopo per il quale era stata creata. È proprio a causa di questo fallimento che il dottore la disattivò per procedere con la ricerca tramite il modello di pragmata successivo, 8. Come pragmata, Otto si dimostra meno umana rispetto a Diana. Essa infatti vive per adempiere uno scopo: portare a termine la volontà del dottor Higgins e condividere il suo dolore e la sofferenza di sua figlia Daisy con tutto il mondo.
In questo Otto risulta essere un'intelligenza artificiale in tutto e per tutto, ma presenta un risvolto inaspettato. Nonostante stia seguendo uno scopo, la Pragmata prova lo stesso dolore e la stessa rabbia del dottor Higgins, mostrando anch'essa una parte umana che, però, resta in secondo piano rispetto alla sua natura artificiale. Qui è giusto aprire una parentesi che permette un altro spunto di riflessione. Il dottor Higgins è un personaggio fondamentale nel gioco non solo perché in parte è responsabile degli eventi del titolo, ma perché le sue azioni toccano molteplici tematiche di estrema importanza. Il dottor Higgins ha una figlia di nome Daisy per la quale prova un amore infinito. Sfortunatamente Daisy ha una malattia incurabile e il dottor Higgins non vuole permettere che quest'ultima perda la vita come già accadde in passato per la madre di Daisy, sua moglie. In veste di brillante scienziato, Higgins decide di sperimentare tramite le fibre lunari, creando un clone che possa replicare la struttura organica di sua figlia Daisy. Poiché sulla Terra vi è il divieto di replicare gli esseri umani tramite intelligenza artificiale, il dottore si reca sulla Luna, ed è qui che crea le Pragmata. Il dottor Higgins ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca per salvare Daisy, la sua unica figlia. Lo ha fatto lontano da lei, sulla Luna, spendendo ogni energia nella sperimentazione delle fibre lunari, e quando sembrava che tutto potesse andare per il verso giusto, la Delphi Corporation ha usato il suo lavoro per i propri scopi, causando la morte di Daisy. Il dottor Higgins, in preda alla sofferenza per la perdita della figlia, perde la vita a causa del contatto con la fibra corrotta. In questo momento Otto ha ereditato quello che essa considera il suo volere, e allo stesso tempo la sua rabbia e il suo dolore. Il personaggio di Higgins espone un tema molto discusso nelle dinamiche familiari e viene messo in parallelo con Jung: il rapporto tra lavoro e famiglia. Durante l'esplorazione si scopre che Higgins perse sua moglie e che lui stesso si diede la colpa, definendosi egoista ed arrogante, troppo concentrato sulla sua ricerca per dedicarsi a lei. Quando Daisy rischia lo stesso destino della madre, il dottore ricade nello stesso errore commesso in passato, spinto dalla speranza di poter curare la propria figlia, la cosa più importante nella sua vita. Per salvare Daisy, Higgins è disposto ad infrangere ogni valore etico o morale, andando sulla Luna e spendendo tutto il tempo a sua disposizione per trovare una cura. Quando le cose sembrano procedere per il verso giusto, il destino gli gioca un brutto scherzo e le sue ricerche vengono usate inappropriatamente, causando la morte di Daisy. Nonostante la Delphi sia la principale responsabile per la morte di Daisy, Higgins ha comunque speso tutto il suo tempo lontano da sua figlia, nel momento in cui lei era più fragile. In questa storia Pragmata denuncia la realtà odierna delle società corporative, le quali non si fanno scrupoli nella ricerca del guadagno a discapito degli altri, ma allo stesso tempo sprona la riflessione sull'importanza del tempo dedicato ai propri affetti e di come l'ossessione per il lavoro faccia perdere di vista le cose importanti della vita. Hugh e Higgins viaggiano su due binari paralleli che alla fine prendono due svolte diverse. Entrambi vogliono salvare i loro affetti, ma Hugh lo fa sacrificando se stesso e spendendo tutto il suo tempo a disposizione in compagnia di Diana per assicurarsi la sua felicità. Higgins, invece, cerca disperatamente di trovare una soluzione alla malattia di Daisy, finendo per trascurarla. Similmente a Otto, le emozioni di Diana sembrano essere contestualizzate al suo essere intelligenza artificiale, rimanendo, seppur minimamente, distaccate dalle pure emozioni umane. Tutto questo però viene messo in dubbio più volte. Diana inizia a comprendere di più gli umani grazie al suo tempo con Hugh, in quanto, stando alle sue parole, è diverso da tutti gli altri umani che abbia conosciuto. Hugh non tratta Diana come un androide, questo perché lui stesso ammette di non essere uno scienziato, un cervellone appartenente a grandi corporazioni, e per questo Diana non è vista come esperimento, bensì come una bambina. Hugh insegna un'importante lezione di vita a Diana. Gli umani non inseguono uno scopo, bensì un sogno, un desiderio. Ed è proprio in questo momento che Diana esprime per la prima volta un concetto molto più umano, il desiderio di andare sulla Terra con Hugh, per poter vedere l'oceano. Diana impara da Hugh che gli esseri umani non hanno bisogno di uno scopo per vivere, bensì di un sogno, concetto diametralmente opposto a quello delle intelligenze artificiali. Durante le fasi di gioco, Diana cambia radicalmente. Non cerca più uno scopo, bensì un sogno. Vuole vedere l'oceano. Allo stesso tempo Diana inizia ad essere sempre più simile agli umani, tant'è che spesso dirà a Hugh di essere felice in sua compagnia, senza un motivo ben preciso, mostrando un lato molto umano, la necessità di connessioni sociali. A fine titolo, Diana viene mandata sulla Terra tramite una nave cargo non adatta al trasporto degli umani.
Poiché Hugh è stato contagiato dalla fibra lunare corrotta e non c'è modo che anche lui possa raggiungere la Terra, in quanto metterebbe a rischio sia Diana che il pianeta, lui stesso decide di sacrificarsi. Diana, quindi, fa esperienza di un concetto estremamente umano, mai provato prima d'ora: l'abbandono. Quando Hugh dà il suo addio a Diana, la Pragmata lancia un grido di sofferenza dall'interno del cargo, mostrando un'espressione abbattuta e sofferente. Diana non ha mai fatto esperienza dell'abbandono, eppure in questa circostanza prova un dolore inenarrabile per la perdita di Hugh, un sentimento quasi completamente umano e puro. La storia di Hugh e Diana ci porta quindi ad una domanda molto discussa al giorno d'oggi. Potrà mai l'intelligenza artificiale raggiungere livelli emotivi completamente umani? Un momento molto interessante all'interno del titolo mostra come, per Hugh, Diana sia molto più di un androide e che quest'ultima possa considerarsi umana. Durante i vari dialoghi tra Hugh e Diana, quest'ultima chiede quale sia la differenza tra umani e androidi. In un primo momento Hugh risponde che la differenza principale risieda nell'anima, in quanto gli androidi non ne possiedono una. È proprio qui che la linea sottilissima comincia a sgretolarsi. Verso gli atti finali del gioco, infatti, Hugh dice a Diana di credere che anche quest'ultima abbia un'anima. In quel momento, la linea tra umano e androide scompare del tutto. Se un'intelligenza artificiale dunque arrivasse a mostrare comportamenti ed emozioni al pari degli esseri umani, farebbe differenza se queste ultime fossero simulate o reali? Ma soprattutto, riusciremmo ad accorgercene? Hugh sceglie di sacrificarsi per Diana come fosse sua figlia, indifferente alla sua natura d'androide, come se ai suoi occhi non vi fosse alcuna differenza tra lei e gli altri esseri umani, permettendole di realizzare il suo nuovo sogno: andare sulla Terra e vedere l'oceano. Qui giunge un ulteriore spunto di riflessione: il sacrificio. Hugh viene contagiato dalla fibra lunare corrotta verso gli atti finali del titolo. Senza preoccupare Diana, Hugh cerca di fare il più in fretta possibile per riuscire ad abbandonare la base della Delphi Corporation e tornare sulla Terra. Tutto questo perché vuole permettere a Diana di vivere la sua nuova vita ad ogni costo. Durante l'esplorazione, dopo il contagio, Hugh chiede a Diana se quest'ultima fosse in grado di rimuovere la fibra corrotta dai corpi degli esseri umani, ma l'esito è negativo. Diana può rimuovere la fibra corrotta solo da corpi inorganici, di conseguenza non è in grado di aiutare Hugh. Da quel momento Hugh dedica le sue ultime energie solo ed esclusivamente a Diana, per permetterle di fuggire e raggiungere la Terra. Hugh dimostra un forte senso di altruismo e responsabilità, in quanto non vuole mettere a rischio la Terra, ma allo stesso tempo, e in maniera ancora più significativa, dimostra tutto l'amore che prova per Diana. Il viaggio di Hugh comincia con il voler tornare sulla Terra tramite l'aiuto di Diana. Si sviluppa creando un forte legame affettivo tra Hugh e Diana tramite la promessa di tornare sulla Terra e insieme andare a vedere l'oceano. E si conclude con il sacrificio di Hugh per salvare Diana e permetterle di vivere la sua nuova vita come un essere umano. La stessa Diana che, all'inizio, era indispensabile per permettergli di tornare a casa. Pragmata non è solo un titolo estremamente riuscito, bensì un grandissimo stimolo per riflessioni profonde su tematiche importanti al giorno d'oggi, quali il ruolo dei genitori e il rapporto con i figli, l'importanza del tempo dedicato ai nostri cari e il rapporto tra lavoro e famiglia, il concetto di umanità e il nostro rapporto con le intelligenze artificiali. Quelle che ho presentato nel video sono le mie riflessioni nate dal completamento del gioco e spero possano fornire un'interessante chiave di lettura per chiunque abbia giocato il titolo. Io vi ringrazio per la visione e ci si vede ad un prossimo video.